Sono Giusy Sanfilippo, sono insegnante di informatica all'Istituto Superiore Majorana. Io in particolare insegno il liceo scientifico e anche l'indirizzo informatico. Al liceo scientifico sono anche coordinatrice di educazione civica con una delle mie classi. 4 insegnanti della nostra scuola sono state coinvolte nella formazione, nel training che si è tenuto a novembre a Malaga. Il training è stato un percorso formativo, devo dire, eccezionale per noi. Siamo partiti desiderosi di capire come affrontare al meglio la tematica con i nostri ragazzi. Ciascuno di noi era mosso da qualcosa di personale. Per quanto mi riguarda, per esempio, io appunto ho 2 classi quarte all'interno delle quali più ragazzi mi hanno parlato della loro, anche a volte, ahimè, delle loro difficoltà nella quotidianità proprio perché omosessuali. E quindi sentivo di avere veramente il bisogno di avere una formazione più adatta per relazionarmi con loro e parlare anche con disinvoltura di queste tematiche e soprattutto capire come fare in modo che né nella nostra scuola né al di fuori di essa potessero manifestarsi ancora oggi, perché purtroppo succede, fenomeni di omofobia che appunto rendono anche complicato a volte il percorso dei ragazzi. Il primo approccio nel training è stato quello di capire quali sono i meccanismi che innescano i processi di omofobia. Quindi il fatto di riuscire a guardare a questo aspetto come problematica che va un po' oltre il singolo discorso omofobia mi ha fatto anche capire meglio su che cosa lavorare con i ragazzi. Oltre a questo, quindi questo è il primo aspetto, cercare di capire un po' meglio quali possono essere le origini e le cause di un atteggiamento di esclusione a causa dell'omofobia. E l'altro aspetto, sicuramente non da meno, è stato anche quello di fornirci degli strumenti didattici per trattare il tema, strumenti didattici che sono stati da noi vissuti in sede del training come quasi esercitazione, perché ci venivano proposte delle attività nelle quali noi in un certo senso facevamo da studenti e le stesse attività sarebbero state poi utilizzate appunto come strumento anche con i ragazzi. Un esempio di strumento è stato quello dell'inscenare un drama con noi in quella circostanza come attori, e noi l'abbiamo ripetuto a scuola con gli studenti come attori. I ragazzi insomma si sono immedesimati e ci hanno messo di loro, e grazie a queste interpretazioni poi sono nati i momenti di confronto tra di loro, che è proprio la finalità del utilizzare appunto strumenti didattici che possono poi aprire al dialogo e al confronto su questo tipo di tematiche che sicuramente non possono essere affrontate entrando in classe dicendo buongiorno, oggi parliamo di LGBT, eccetera. Riuscire a trovare delle metodologie didattiche per trattare della tematica nelle singole discipline, cioè trovare nelle materie quegli appigli che permettano comunque di parlare di LGBT, evitando appunto di entrare in classe e dire oggi parliamo di LGBT, cioè trovare gli spunti opportuni. E su questo abbiamo fatto delle attività appunto nel training di formazione, e questa cosa stiamo cercando di portarcela appunto adesso come ricaduta sulla scuola, quindi ci sembra un momento di crescita, di apertura. Credo che siamo però veramente un po' all'inizio del percorso, ci stiamo lavorando.